Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social, questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Per avere qualche informazione in più, in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte, della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana con le energie principali, i segni da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo queste nuvolette. Direi che l'inizio della settimana c'è un po' di confusione, un po' di incertezza, forse qualche problemino o qualcosa che offusca un po' la vostra lucidità. Può essere anche qualcosa legato a una situazione nello specifico, qualcuno che state osservando, oppure qualcosa che state vivendo che magari vi turba un po'. Spesso la volpe salta fuori come forma di avvertimento, perché magari dobbiamo adottare delle strategie, magari ci stiamo difendendo da qualcosa o da qualcuno, forse abbiamo paura sulla possibile evoluzione, sulla soluzione di qualche problema. Quindi è una settimana, è vero, abbastanza complessa che secondo me, vedendo queste carte, richiede molta cura, molta attenzione, di valutare possibili idee, proposte, di osservare le cose come si muovono intorno a voi, soprattutto di osservare alcune persone, soprattutto se grazie al vostro intuito riuscite a capire che c'è qualcosa che non va. Quindi osservazione, studio, valutazione, infatti poi c'è il nostro diario che ci fa capire che ci può essere una soluzione, magari dobbiamo continuare a cercare oppure dobbiamo valutare alcuni dettagli, studiare, verificare e quindi potremmo scoprire delle cose interessanti. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente sono i segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario, e troviamo anche quelli di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Allora, ambito amore, coppia single principalmente, però per chi non è interessato magari potete ascoltare lo stesso perché alcune cose possono riferirsi alle relazioni più importanti di amicizia, famiglia. Partiamo con l'orchidea. Innanzitutto parla di forti emozioni, forse anche un po' difficili da gestire. Si può stare sotto stress, oppure anche a livello di emozioni strettamente personali, a volte è difficile gestire perché ci sono tante cose da fare, magari ci sono delle possibili incomprensioni. In realtà potrebbe essere anche positiva, dipende dalle varie circostanze, perché parlando di un forte coinvolgimento potrebbe essere anche una forte attrazione, lasciarsi andare, ritrovare la complicità, quindi un forte desiderio, anche una passione che potrebbe essere positiva e costruttiva. È ovvio che quando esageriamo, quando c'è un eccesso di questa energia, allora lì potrebbe essere più difficile gestirla. Il mughetto ci fa capire che in qualsiasi situazione vi trovate è possibile rasserenarsi o in qualche modo gestire meglio alcune cose. La ninfea ci fa capire che un qualcosa deve essere valutato, studiato, come abbiamo visto proprio dalle vostre stesse energie. Siccome spesso ha a che fare con
delle illusioni, con una fantasia, con un qualcosa che al momento non è realizzabile. Dipende, se state programmando un qualcosa nello specifico, allora potrebbe esserci un blocco e un impedimento, quindi consiglio sempre magari di pianificare, di fare attenzione. Se uno sta pensando di fare una gita, un viaggetto, un qualcosa, magari può scontrarsi col brutto tempo addirittura, o altri tipi di impedimenti. Questo è giusto per farvi un esempio e farvi capire. Oppure magari l'umore appunto non potrebbe ostacolare. Per i single la situazione può cambiare sicuramente, perché ci può essere una specie di attrazione, di coinvolgimento, però abbastanza altalenante, quindi dove dalla parte del sentimento o comunque della forte connessione, soprattutto dal punto di vista fisico per certi aspetti, si scontra anche con le proprie intuizioni, e quindi forse dentro di voi avete capito, o comunque sapete con chi avete a che fare. A volte può essere anche una nuova conoscenza. Capire immediatamente può far parte della nostra forte sensibilità, del nostro intuito, e intercettare subito con chi abbiamo di fronte. Ecco, questo può aiutarvi a capire se è il caso di lasciare andare subito, di procedere, di andare avanti, oppure di darvi comunque un'occasione per valutare, per una possibile frequentazione, sia nel corso della settimana, anche possibile incontro, oppure di verificare per il futuro e quindi poi aspettare. Vediamo adesso cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche, dove troviamo la carta della lettera. Ecco, questa fa parte proprio di tutti i tipi di comunicazione, di informazioni, di cose che possono arrivare o anche cose che volete dire voi. In qualsiasi circostanza consiglia comunque di soffermarsi un attimino, soprattutto se siete voi che dovete comunicare qualcosa, magari di trovare il momento giusto, oppure se avete dubbi e perplessità su alcune cose che vi verranno dette o alcune cose che stanno accadendo, ma questo l'abbiamo visto sin dall'inizio, onde commettere errori oppure trovarvi in situazioni spiacevoli, questi consigliano di aspettare, perché c'è la carta del viaggio e soprattutto la carta della disgrazia, è proprio quella che ci fa capire che con la fretta, con l'esagerazione oppure con un gesto di impeto rischiamo di peggiorare alcune situazioni, quindi fermarsi un attimino e già queste carte vi stanno dicendo che si può trovare il momento adatto per comunicare, per fare qualcosa, per muoversi in senso lato, anche se volete programmare un viaggio. Poi è molto, molto bello e interessante, perché spesso può anche parlare di un cambio di direzione, un cambio di posizione e di idea, quindi questo può essere addirittura utile per collaborazioni, per cose che si sono bloccate precedentemente, per cose che magari prima non c'erano soluzioni, o non stavano andando bene in alcune circostanze, e invece qui potrebbe esserci quell'evoluzione positiva. Anche per chi è in cerca di lavoro, si vede questa settimana abbastanza complessa, difficile, però lo studio, la valutazione e l'osservazione vi porterà dei consigli giusti, sia grazie al vostro intuito, sia magari un qualcosa che può arrivare dall'esterno come comunicazioni, informazioni, e anche una persona che magari potrebbe proporvi qualcosa di interessante. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!